Ciao amici e bentornati sul canale. I mezzi agricoli estremi sono sempre stati una mia passione. Ovviamente un carro armato non lo potevo comprare, ma appena ho scoperto che un brand di tecnologia aveva prodotto un Toserba XL con dei super cingoli, non ho resistito e alla fine è nata questa collaborazione. Questo bestione si chiama Lime OnePlus e devo dire che nel testarlo in questa recensione mi è sembrato un po' realizzare il mio sogno di bambino. Nella parte frontale abbiamo la telecamera binoculare e i due LED per farlo tagliare anche nelle ore notturne. È dotato di sensori ultrasuoni per aiutare la telecamera binoculare nel rilevamento degli ostacoli e con i sensori magnetici che rilevano il ribaltamento o il sollevamento. Direi che non manca assolutamente niente. Qua davanti invece ci sono i connettori per ricaricare il robottino quando torna alla base e come i robot pulitori è anche dotato di bumper di protezione. Qua in grande c'è il tasto stop d'emergenza e sotto questo coperchio è presente un display e tutti i tastini per attivarlo anche manualmente. Il tasto di accensione e spegnimento, il tasto home con un clic si mette in pausa il taglio e con due clic il robot torna alla base di ricarica e i tasti più e meno che servono a regolare le impostazioni. E quando dovrete fare la manutenzione ordinaria delle lame vi basterà tenere premuto il tasto più, così da avere in posizione comoda per la pulizia le due lame di taglio. È dotato di un case XL in alluminio molto resistente che gli fa raggiungere un peso di ben 35 kg. Ma tornando alle lame, ha una doppia lama che gli permette un'ampiezza di taglio di ben 40 cm e mentre ruotano creano un sistema ciclonico per fare defluire l'erba in questa bocchettina laterale, così da impedire l'accumulo e l'intasamento delle eliche durante il taglio. Queste rotelline, che danno comunque stabilità al robot, servono anche per regolare l'altezza di taglio. Vi arriverà a casa ben imballato e devo dire che la dotazione base non è affatto male. All'interno della confezione troverete tutto il necessario per l'installazione. L'antenna RTK può essere installata anche in maniera indipendente dalla base di ricarica perché è dotata di un alimentatore dedicato e vi consiglio di installare l'antenna RTK in una zona priva di barriere per avere una massima copertura. E tra l'altro Lime vi dà la possibilità di piantare l'antenna sia direttamente nel giardino sia fissandolo tramite questa staffa alla vostra abitazione oppure a una tettoia. Io infatti la andrò a posizionare proprio sopra alla tettoia del mio garage. Come primo passaggio dovete avvitare l'antenna nella parte inferiore. Ho già fatto i buchi, adesso non mi rimane che avvitare l'antenna. E per concludere vi basterà collegare il cavo dell'antenna con la stazione di ricarica. E ultimata l'installazione dell'antenna RTK non ci rimane che iniziare la mappatura. Devo dire che è davvero una goduria osservare in azione questo potentissimo Lime OnePlus. Deve ancora nascere l'erba in grado di fermarlo e riesce anche a superare ostacoli fino a 7 cm. Ho costruito un piccolo percorsino, vedremo se riuscirà a superarlo oppure no. Siete pronti? 3, 2, 1...
3 ore di rasatura prima di tornare alla base di ricarica, si orienta sia con l'antenna RTK ma anche con la navigazione binoculare che subentra in mancanza di segnale momentaneo dell'antenna RTK. Larghezza di taglio di ben 40 cm ed essendo dotato di connessione 4G ed è compatibile anche col Wi-Fi, lo potete controllare direttamente da cellulare, potendo accedere da smartphone alla sua telecamera per guardare il taglio in tempo reale. Veramente molto utile questa funzione, non mi era mai capitata tra i robot che ho recensito fino ad oggi e l'apprezzo tantissimo perché la potete anche utilizzare un po' come videocamera di sorveglianza, inviando il robottino in perlustrazione se per caso sentite dei rumori all'interno del vostro giardino. Durante il taglio può raggiungere una rumorosità massima fino a 68 decibel. E parlando di altezza di taglio, questo Limo OnePlus riesce a tagliare l'erba in un range di altezza dai 3 ai 10 cm. Utilissimo soprattutto se tagliate erba abbastanza alta, perché oltre a tagliare riesce a tenere l'erba in posizione verticale, a differenza dei normali toserba che quando ci passano sopra l'erba si piega impedendo alle lame di rasare l'erba. E tra l'altro grazie ai 6000 giri al minuto riescono ad avere anche la funzione mulching, sminuzzando l'erba in piccoli pezzi senza avere i fastidiosi accumuli d'erba alla fine della rasatura. E oltre a tagliare bene in maniera potente, taglia anche in maniera sicura, perché infatti le due lame, come vedete dalla telecamera, sono ben incassate nella zona interiore per evitare che spari sassi durante il taglio, ma anche per proteggere le lame stesse. E concludo con un'ultima chicca, perché il piatto delle due lame è anche flottante, per cui si può regolare in base al terreno per avere un taglio comunque omogeneo in un giardino irregolare. Per quanto riguarda l'autonomia, con questo robottino abbiamo raggiunto dati da record perché è dotato di una batteria a litio ferrofosfato, ultra sicura, resistente al calore e soprattutto che non deperisce dopo i cicli di ricarica. Infatti è garantita per oltre 2000 cicli e questo è un bel vantaggio anche per quanto riguarda l'affidabilità. Scendendo un po' più sul tecnico, la batteria è una batteria da ben 15.000 mAh. Un modello viene venduto col caricatore da 5 A che gli permette di essere caricato all'incirca in 150 minuti e l'altro modello con ricaricatore più potente a 10 A che gli permette di essere caricato da 0 a 100 in 90 minuti. Il pack batterie è posizionato nella parte posteriore e lo potete raggiungere rimuovendo questo sportellino. E vi voglio ricordare che se per caso lo acquisterete dovete collegare questo connettore prima di fare l'installazione. Per quanto riguarda le impostazioni avanzate, ci sono tantissime personalizzazioni e soprattutto potete utilizzare l'applicazione per fare dei controlli, ad esempio per verificare la copertura dell'antenna RTK. Potete attivare la funzione geofencing che serve a delimitare in maniera virtuale l'area così da essere avvisati con una notifica se per caso il robottino dovesse oltrepassare quell'area. E se lo acquisterete vi consiglio come prima cosa di scaricare l'ultimo aggiornamento OTA. Potete personalizzare i LED attivandoli o disattivandoli direttamente con questo flag, attivare o disattivare il taglio in caso di pioggia perché il robottino, essendo dotato di sensore della pioggia, appena comincerà a cadere qualche goccia tornerà direttamente alla base. Altra caratteristica molto utile soprattutto per chi ha giardini di montagna è la possibilità di attivare il freno a mano durante la ricarica, utilissimo se per necessità posizionerete la base in un terreno inclinato. C'è anche questo tasto di modifica rapida dove all'interno ci sono i principali campi come la velocità di taglio, l'altezza di taglio e la velocità della lama. E per tagliare tutto questo giardino, quasi 1000 metri quadrati, con anche delle salite impressionanti, ha impiegato meno di 2 ore. E la caratteristica ancora più impressionante è che non è dovuto ritornare alla base durante il taglio, perché infatti le 3 ore dichiarate dal brand di autonomia di taglio sono state rispettate. E come vi avevo promesso all'inizio del video, vi svelo il prezzo: questo modello con ricaricatore da 5 A viene venduto a 2.999 euro, invece il modello da 10 A viene venduto a 3.199 euro. E ora vi porto con me a vedere il risultato del taglio. Spero che la mia telecamera renda giustizia alla sua qualità, perché non si vede la linea di taglio, per cui ha fatto una rasatura molto omogenea e ha rispettato l'altezza di taglio che gli ho impostato di 3 cm. Attualmente è il robot tosaerba che mi ha impressionato di più
più in questo 2026. Concludo dicendo che consiglio questo robottino, o meglio questo robottone, a chi ha giardini di grandissime dimensioni, anche con erba non perfetta come quella inglese, ma erbaccia di montagna come quella che avete visto in questa recensione, la sminuzierà senza lasciare residui durante il taglio. Ed è soprattutto consigliato per giardini ricchi di salite fino al 100% di pendenza. Se siete interessati a questo modello, vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare nel primo commento e nella descrizione di questo video. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!